Yu Takagi non credeva ai suoi occhi. Era seduto solo nella sua scrivania in un sabato pomeriggio qualunque. Stava assistendo a un'intelligenza artificiale che decodificava l'attività cerebrale di un soggetto, tutto per creare delle immagini chiare che quel soggetto aveva appena visto. Io sono Giorgio Sanna e tu sei su Webita. Oggi parleremo proprio di lui, Yu Takagi, ricercatore dell'Università di Osaka, che assieme a Shinji Nishimoto hanno costruito un semplice tra virgolette, modello utile a tradurre l'attività cerebrale di un soggetto e a riprodurne le immagini che lo stesso vede. Per chi di voi si fosse perso la grande notizia di ieri, forse è meglio fare un attimo di recap. Tra la nuova versione di GPT, il suo stop in Italia, l'utilizzo degli escamotage qui in Italia per riuscire a utilizzare lo stesso GPT e ChatGPT, per parte delle grandi compagnie e degli amministratori delegati, tra cui Elon Musk su tutti e molti altri, si sono preoccupati di far sapere al mondo intero la loro precisa opinione riguardo l'intelligenza artificiale. Sebbene infatti Elon Musk è uno dei primi fautori delle tecnologie che utilizziamo e che lui stesso ha intenzione di implementare sempre più, è stato il portabandiera di una richiesta specifica. Elon Musk sembra che voglia stare con i piedi di piombo su quella che è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale in tutto il mondo. In questa lettera aperta, infatti, in quale chiunque può visitare il sito e sottoscrivere quello che c'è scritto, per appunto apporre la propria firma allo stesso pensiero condiviso, si legge in chiare lettere: queste IA avanzate potrebbero, se non gestite, creare dei profondi cambiamenti e sostanzialmente, se non gestite, andare fuori controllo. Oltre il già citato Elon Musk, che ha sottoscritto questa lettera e non aveva certo nascosto il suo punto di vista già giorni fa, ci sono molti altri grandi cervelli e personaggi. Steve Wozniak, ad esempio, Joshua Bengio, Stuart Russell e molti altri amministratori e delegati di grandi aziende, studiosi, ricercatori e persone di tutto il mondo. Molte fonti, inoltre, anche tra quelli che ovviamente vogliono speculare di più su questa uscita di molti grandi della tecnologia che stanno facendo questi annunci, dichiarano che secondo loro ci possa essere di più a tal riguardo, del tipo che probabilmente in alcune sfere molto alte si sappiano alcune informazioni, alcune notizie che non vengano divulgate e che magari sottolineano come queste intelligenze artificiali abbiano dato modo a questi grandi cervelli e a queste grandi personalità di rivedere un attimo sia gli investimenti in questo senso, sia di preoccuparsi per quello che riguarda la sicurezza dello sviluppo di queste intelligenze artificiali, che se fuori controllo potrebbero addirittura scatenare dei disastri epocali. Forse alla luce di questo lo stesso Elon Musk ha chiesto di rallentare quello che è lo sviluppo di questa tecnologia, anche perché c'è molta inconsapevolezza nel suo utilizzo e anche nelle sue potenzialità. La paura dell'ignoto che insita in noi credo che rallenterà molto lo sviluppo di questa nuova tecnologia. Però oggi non sto qui a parlarti di quello che è la notizia che abbiamo sentito ieri e che da qualche giorno appunto gira su rallentare quella che è l'intelligenza artificiale. Voglio invece raccontarti una storia assolutamente moderna, che da una parte ha dell'incredibile, tanto da lasciare lo stesso fautore a bocca aperta, e dall'altra apre degli scenari assurdi, scenari che potrebbero implementarsi con questa nuova tecnologia in vari settori. Come accennato in apertura, infatti, un ricercatore dell'Università di Osaka, tale Yu Takagi, insieme a Shinji Nishimoto, è riuscito a creare un modello che, assieme all'intelligenza artificiale Stable Diffusion, creata in Germania lo scorso anno, è capace di generare delle immagini a partire dalla lettura dell'attività cerebrale di alcuni soggetti. Takagi stesso ha rilasciato una serie di dichiarazioni utili a far capire sia la sua personalità molto modesta, sia anche come questa tecnologia sia in realtà solo agli albori e che lui stesso ha scoperto solo la punta dell'iceberg di quello che potrebbe essere un utilizzo in vari settori. Ha dichiarato subito che non si aspettava tale risultato e ha voluto chiarire che questa non è una lettura della mente, anche se possiamo dire che ci va molto vicino. Chiarisce anche che loro non possono leggere l'immaginazione né i sogni di quei soggetti e ovviamente neanche vederne il probabile o possibile futuro. Però, rientrando al discorso delle problematiche relative all'inconsapevolezza dell'utilizzo di queste nuove tecnologie, lo scenario che apre questa scoperta può sommarsi alla paura dell'ignoto che molti big
dell'high tech stanno avendo in queste ore, in questi giorni. Il punto infatti, come sempre, non è la scoperta in sé, ma è l'utilizzo sbagliato o malevolo che se ne potrebbe fare. Pensate, con una scoperta del genere, quali potrebbero essere i problemi di privacy che ne potrebbero derivare. Pensate cosa significa poter leggere la mente di persone attraverso un'intelligenza artificiale, vedere quello che vedono loro. Le implicazioni, insomma, di questa scoperta sono infinite e potrebbero essere utilizzate in qualsiasi settore e con qualsiasi intenzione. Tornando alla ricerca in sé, però, è stato così incredibile tanto quanto semplice per Takagi e il ricercatore Nishimoto poter arrivare al loro obiettivo quasi inaspettato con una ricerca ben fatta, ma utilizzando un'altra tecnologia ben riconosciuta come la risonanza magnetica. Nella pratica, infatti, quello che hanno fatto i due ricercatori non è altro che prendere alcuni soggetti, lasciarli seduti fino a un massimo di 40 ore in queste macchine e quindi rilevare la loro attività cerebrale. Cerebrale. Nella pratica, in quelle ore, hanno fatto vedere a questi soggetti una serie di immagini e dopo, grazie a tutti questi dati, Takagi e Nishimoto sono riusciti a creare questo modello. Diciamo subito che però questo modello non è applicabile a tutti i soggetti, ma solo a quel preciso soggetto. E quindi solo di questo preciso soggetto l'intelligenza artificiale utilizzata, e quindi Stable Diffusion, è riuscita a ricreare le immagini che aveva visto il soggetto stesso. Quindi è come se gli avesse letto il cervello. Ovviamente inizialmente questa tecnologia, e per riuscire a sviluppare un modello personale, vi ricordo, come ho accennato prima, che ha richiesto 40 ore di seduta, con tutti i costi oltre che i tempi per realizzare appunto questo modello e rilevare infatti questi dati. Alcuni massimi esperti, infatti, nel caso specifico Riccardo Silva, intervistato da Al Jazeera proprio su questa questione, professore all'University College of London, si è esposto molto e ha detto che questa ricerca e quindi questa nuova tecnologia appena scoperta potrebbe secondo lui essere investita anche per rilevare la progressione di una malattia come l'Alzheimer, creando un marcatore che possa sviluppare, diciamo, e capire la progressione di questa malattia, oltre che ovviamente per tutto il settore dell'intrattenimento. Insomma, le potenzialità sono infinite a questo punto. Una macchina che riesce a leggere il cervello, quello che vede, potrebbe essere solo l'inizio di tante innumerevoli applicazioni. Certo, andiamo incontro a quello che può essere uno dei problemi principali dei prossimi decenni, e quindi il problema etico, perché più queste tecnologie diventano invasive, più il problema della privacy, del rispetto di noi stessi e della nostra etica diventa importante. Se infatti per ora ci siamo fatti quasi due risate, anche se c'è poco da ridere, sulla questione di ChatGPT e del fatto che il GDPR in Italia l'abbia bloccato per ovvi motivi, figuratevi in un'ottica del genere dove ci sono tecnologie così invasive da leggerci il cervello, cosa potrebbe portare. A questo punto non possiamo far altro che pensare che forse Elon Musk e tutti i grandi personaggi esponenti di grosse tecnologie e compagnie che stanno spingendo un po' il freno su questa tecnologia potrebbero avere ragione e che l'uomo ha bisogno di altro tempo e di una maggior consapevolezza e sicurezza per riuscire a utilizzare una tecnologia che non si sa a questo punto dove potrà portarci. Se ti è piaciuto questo video, io ti ricordo di mettere un mi piace, iscriverti al canale e continuare a seguirmi. Segui Webita anche su tutti gli altri social. Ciao!